Nel mondo dello spettacolo turco c'è sempre un fremito nuovo a far battere il cuore dei fan, ma quello che è accaduto oggi ha un sapore diverso, più intimo, più profondo. Qui a Stelle Turche Rivelate vi raccontiamo un momento che ha fatto il giro della rete come un sussurro diventato coro, non una scena di una serie, non un trailer, ma una confessione cantata. Non con luci di set o copioni in mano, bensì con una chitarra, una stanza quieta e una verità che non ha più voluto restare in silenzio. Protagonisti, ancora una volta, due nomi che il pubblico ha imparato ad associare a quella scintilla irripetibile che accende lo schermo e la fantasia. Can Yaman e Demet Özdemir. Il video esploso online in poche ore li mostra lontani dalla frenesia dei riflettori. La scena è semplice e per questo irresistibile. Un angolo raccolto di una stanza, una lampada dalla luce ambrata, ombre morbide sulle pareti, l'eco di un crepuscolo che pare non finire. Can, seduto, tiene la chitarra sulle ginocchia. Le dita cercano le corde come se cercassero le parole giuste per una dichiarazione che la voce, forse, non ha osato pronunciare fino a quel momento. E poi eccola, la melodia. La sua voce entra in punta di piedi, calda e misurata, attraversa l'aria e si posa dritta addosso a chi ascolta. Ogni nota scivola con una delicatezza tale da sembrare un segreto svelato solo a chi è pronto ad accoglierlo. Di fronte a lui, Demet Özdemir ascolta. Non parla, non interrompe, non distoglie lo sguardo. Ha quel tipo di sorriso che nasce negli occhi prima che sulle labbra, e uno scintillio lucido che tradisce l'emozione. Secondo chi conosce bene l'entourage della coppia, non si trattava di una canzone qualunque. Can l'avrebbe scritta di suo pugno, curando ogni passaggio come si cuce un ricordo alla pelle, con pazienza, con pudore, con la certezza che ciò che resta vero è sempre la cosa più semplice. Il testo, raccontano, parla di devozione e attese, di promesse mantenute senza proclami, di quel sollievo che si prova quando la presenza dell'altro mette ordine al disordine del mondo. Parole che i fan, da un primo ascolto, hanno sentito come familiari, quasi il riflesso musicale della storia che da anni immaginano tra loro, fatta di complicità, sguardi complici e un equilibrio che resiste alle tempeste. Demet non ha nascosto ciò che ha provato. In un momento, appena accennato, si è asciugata una lacrima con un gesto rapido, come a voler proteggere l'intimità di quello che stava vivendo. Alla fine ha applaudito piano, senza alzare la voce, come si fa quando si teme di rompere un incantesimo. Era un applauso che suonava come un abbraccio. E il pubblico, osservando solo pochi secondi rubati da quell'istante, ha capito. Sui social si sono moltiplicati i messaggi in pochi minuti, e tra le frasi più condivise spiccava un sentimento comune. In quegli occhi c'era una storia intera. E quella canzone non era una performance, ma una dichiarazione sussurrata a microfoni spenti. Più tardi, la conferma che non si trattava di un gioco di specchi è arrivata direttamente dalle mani di Can. Sulle sue storie, ha pubblicato un estratto breve dell'esibizione con un commento sobrio, quasi un promemoria a se stesso. Non tutti i brani nascono per il mondo intero. Alcuni appartengono a una sola persona. Poche parole, eppure sufficienti a scatenare un'ondata di reazioni. I like si sono accumulati a raffica. I commenti hanno invaso lo spazio digitale con auguri, cuori scritti con le lettere, desideri semplici di felicità. In quell'istante, la distanza tra la loro vita e chi li segue si è accorciata, come se ognuno avesse potuto sedersi in quella stanza, respirarne la stessa atmosfera, trattenere lo stesso respiro al primo accordo. Chi li segue da sempre sa che tra Can e Demet esiste una magia rara. L'hanno vista all'opera nelle serie, l'hanno intravista dietro le quinte, l'hanno sognata fuori dai copioni. Hanno condiviso set, interviste, risate non sempre destinate alle telecamere. Eppure ciò che ha reso speciale quel video è l'assenza di tutto il resto, niente luci, niente scene, nessuna coreografia. Solo due persone e un linguaggio più onesto di qualunque proclamazione. Un modo di dirsi ci sono che non pretende testimoni, ma che inevitabilmente finisce per trovarne milioni. Poco dopo, anche Demet ha voluto fissare quell'istante. Ha ripostato il breve frammento sulla propria pagina, scegliendo una frase sobria, quasi timida, e proprio per questo potentissima. Il brano che mi ha rapito il cuore. Bastava quello per far crollare ogni difesa. La rete si è intenerita in massa, quel tipo di emozione collettiva che si accende quando ciò che guardi ti convince di essere vero. In un attimo, i commenti l'hanno incoronati come la coppia romantica dell'anno, una nomina nata non da gesti plateali,
ma dal coraggio pacato di mostrare una fragilità bella, senza filtri e senza piani editoriali. Sono momenti rari, in un universo abituato a fuochi d'artificio e rumorosa ostentazione. Qui, al contrario, a parlare è stata la musica, qualcosa di antico e senza tempo, che non ha bisogno di effetti speciali. Le mani di Khan sulle corde, la sua voce che scivola tra il sussurro e la confessione, lo sguardo di Dimet che sostiene senza invadere, che accoglie e restituisce. Tutto raccontava di un modo di amarsi fatto di pazienza e di scelta quotidiana. Come a dire che in un mondo dove tutto corre, la vera ribellione è fermarsi e ascoltare. Insinuazioni e ipotesi hanno iniziato a circolare, com'è naturale. Qualcuno ha provato a leggere tra le righe del testo, cercando frasi che rimandassero a momenti precisi del loro passato, a date, a viaggi, a pause e ripartenze. C'è chi ha giurato di aver colto l'eco di una scena di set molto amata, chi ha riconosciuto in certe parole un promemoria delle prime interviste fatte insieme, quando tutto era nuovo e ogni sguardo diventava già storia. Ma al di là delle interpretazioni, il filo conduttore era sempre lo stesso. Quando la musica si fa promessa, non servono delucidazioni. Le indiscrezioni raccontano che, finito il brano, Khan e Dimet siano usciti per una cena semplice in compagnia di pochi amici fidati. Tavolo piccolo, piatti condivisi, risate a voce bassa, il telefono lasciato a lato per lunghi minuti come un lusso che ci si concede soltanto quando si sta bene. Un amico presente, senza esagerare, avrebbe confidato che li ha visti immersi l'uno nell'altra come se attorno a loro il mondo avesse abbassato il volume. Felici, pacificati, compresi e, soprattutto, liberi di essere se stessi. Fino a questo momento, nessuno dei due ha messo nero su bianco un'etichetta su ciò che li unisce. Lo hanno fatto in passato e sanno cosa comporta. Ma c'è una lingua che non mente, e sono i gesti. Quella canzone, suonata così, in un angolo protetto e poi condivisa con parsimonia, ha detto più di 1000 comunicati. Ha detto che ci sono sentimenti che non hanno paura di farsi vedere, anche quando non cercano applausi. Ha detto che la verità, a volte, non ha bisogno di rumore per farsi sentire. Intanto la clip ha continuato a macinare visualizzazioni. Nel giro di una sera, i commenti sono diventati un fiume. C'è chi ha ringraziato per avergli ricordato cos'è la tenerezza. Chi ha scritto che un semplice motivo può riportare a galla la fiducia nell'amore. Chi ha confessato di aver pianto senza sapere bene perché. Molti hanno definito quell'attimo uno dei momenti più dolci di questo 2025. Una parentesi luminosa dentro giorni pieni, a volte troppo pieni. E non sono mancate le dediche. Coppie che si sono riconosciute in quell'abbraccio di note, persone che hanno inviato il video a chi non trovavano il coraggio di chiamare da mesi. Perché, in definitiva, quello che resta impressa è la narrazione che si costruisce attorno a due sguardi e una chitarra. Khan Yaman, spesso associato a ruoli magnetici e forti, ha mostrato la versione più vulnerabile e decisa di sé. Quella capace di affidare a una melodia ciò che la voce, da sola, faticherebbe a reggere. Dimet Özdemir, con la sua naturale eleganza e quell'energia contagiosa, ha fatto la cosa più rara per chi vive sotto i riflettori, ha ascoltato. Ha permesso a quel momento di essere pieno, senza aggiungerci nulla, senza volerlo controllare. E forse è proprio questa la ragione per cui il pubblico ha sentito quell'istante come vero. La memoria collettiva non dimentica le volte in cui i due hanno condiviso lo schermo, i dietro le quinte in cui scappava una risata, gli sguardi sfuggiti a chi cercava la posa perfetta. Ma ora la storia si è spostata in un altro luogo, un luogo in cui il tempo rallenta e la musica diventa un ponte, in cui le parole smettono di servire e restano i significati. Non c'è bisogno di prove quando tutto grida senza urlare. Che sia stata una dichiarazione in piena regola o un dono prezioso tra due persone legate da una complicità profonda, poco cambia. Le immagini restano, e con loro il sentimento che è passato dallo schermo agli occhi di chi guardava. In un'epoca in cui spesso si misura tutto in numeri, tag, performance, questo ricordo ha un peso diverso, non quello della tendenza, ma quello della verità. Un promemoria che, quando si è sinceri, basta una melodica carezza alle corde per dire tutto. E mentre la notte scivolava oltre le finestre, qualcuno ha scritto che ci sono canzoni che non si dimenticano perché non sono fatte per suonare e basta. Servono a ricordare chi siamo accanto a chi amiamo. Forse per questo, per molti, quel momento non ha avuto bisogno di un titolo. Ha avuto bisogno di essere custodito. Come fanno le storie a cui teniamo, non le raccontiamo a tutti, le raccontiamo bene,
a chi saprà ascoltare. Oggi, mentre il clamore si distende e resta la scia tiepida dell'eco, è chiaro che la voce di Khan ha trovato la strada più breve verso il cuore di chi lo segue, e che lo sguardo di Dimet l'ha accompagnata fino in fondo, senza farle perdere la strada. E se domani tutto riprenderà a correre, questa parentesi resterà lì, pronta a farsi ricordare appena una nota proverà a somigliare a quella sera. Una verità semplice, tornata a casa con una canzone.